Immagina la tua mente come una stanza piena di specchi. Ogni riflesso rappresenta una preoccupazione diversa, quel progetto da finire, le bollette in scadenza, una conversazione scomoda rimandata. E tu sei lì, al centro, cercando di gestire tutto insieme, ma gli specchi si moltiplicano, creando un labirinto senza fine. Ti chiedo, è possibile uscire da questa situazione o siamo condannati a vivere circondati da riflessi inconsistenti? Carl Jung credeva che la preoccupazione fosse un'illusione, un trucco della mente che ci intrappola in un ciclo di paura e ansia. Ma credeva anche che ci fosse una via d'uscita. La preoccupazione è un'esperienza umana universale. Tutti, prima o poi, sentiamo quella stretta al petto, quel flusso di pensieri che non si ferma mai. Ma ti sei mai chiesto da dove viene tutto questo? Perché ci preoccupiamo tanto? E perché è così difficile lasciare andare questa sensazione? Jung pensava che la preoccupazione fosse legata alle nostre ombre, quelle parti di noi che preferiamo ignorare. Paure, traumi, desideri e insicurezze che mettiamo ai margini della coscienza, ma che continuano a influenzare le nostre azioni. Spesso, erroneamente, consideriamo la preoccupazione qualcosa di utile. Quante volte ci siamo detti: mi preoccupo perché ci tengo. Oppure, se non mi preoccupo, le cose potrebbero andare male. È una trappola. La preoccupazione ci illude di fare qualcosa di produttivo, di prepararci al peggio, ma in realtà è come correre su un tapis roulant. Ci sforziamo senza avanzare. Jung la chiamava la trappola dell'ego, dove ci convinciamo che il controllo sia la soluzione, anche quando è irraggiungibile. Ma perché la mente crea scenari così negativi? Una risposta sta nel nostro passato evolutivo. Per millenni i nostri antenati sono sopravvissuti anticipando le minacce. Un predatore nel bosco, la scarsità di cibo, un nemico in agguato. Questa capacità era vitale. Oggi le minacce fisiche sono rare, ma il nostro cervello è ancora programmato per essere costantemente in allerta. Ed è qui che entra in gioco Jung. Non siamo solo prigionieri della biologia, ma anche delle storie che raccontiamo a noi stessi. Queste storie, spesso influenzate da esperienze passate, traumi e convinzioni limitanti, creano un ciclo in cui la preoccupazione diventa parte della nostra identità. Quante volte ci siamo definiti in base alle nostre preoccupazioni? Sono una persona ansiosa. Mi innervosisco sempre prima di decisioni importanti. Mi preoccupo di tutto perché sono perfezionista. Queste narrazioni rafforzano l'idea che la preoccupazione sia parte di noi. Ma se non fosse così, se fosse solo un'abitudine mentale, qualcosa che abbiamo imparato e che possiamo disimparare? Jung ci invita a cambiare prospettiva. La preoccupazione è una distrazione, un modo per evitare qualcosa di più profondo, affrontare la nostra ombra. Quest'ombra può spaventare perché contiene ciò che evitiamo: vecchie paure, rifiuti, frustrazioni, desideri insoddisfatti. Ma è proprio nell'ombra che troviamo il potenziale per la trasformazione. Quando guardiamo direttamente ciò che temiamo, la paura perde il suo potere. Jung lo descriveva come un processo di illuminazione, dove ciò che era nascosto diventa visibile e ciò che sembrava incontrollabile diventa gestibile. Proviamo un piccolo esercizio. Pensa a qualcosa che ti preoccupa profondamente. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Continua a esplorare questa idea. E se accadesse davvero, cosa faresti? Invece di fuggire dallo scenario, affrontalo. Spesso scopriamo che il caso peggiore non è così terribile come immaginavamo e realizziamo di avere la capacità di affrontarlo. Questo, per Jung, è il primo passo per spezzare il ciclo della preoccupazione. Quando riconosciamo che la preoccupazione è un'illusione, qualcosa che sembra reale ma non lo è, iniziamo a liberarci. Ma non è tutto. Jung ci guida a una comprensione più profonda di ciò che si cela dietro la preoccupazione.
Immagina una porta chiusa a chiave. Dietro c'è la risposta alle tue preoccupazioni, il sollievo che cerchi. Sai che devi aprirla, ma qualcosa ti ferma. Forse la paura di ciò che c'è dentro, la stanchezza dei tentativi falliti, o l'idea che sia più sicuro restare dove sei. Questa porta, per Jung, è la tua ombra e la chiave è nascosta proprio nelle tue preoccupazioni. Hai mai notato come la preoccupazione possa sembrare una forma di controllo? Pensa a quando ripeti una conversazione nella mente prima che accada, immaginando ogni risposta, come se potessi predire il futuro. Ma poi la vera conversazione va diversamente. La preoccupazione ci illude di prepararci, ma in realtà ci fa girare a vuoto. Quante volte ti sei preoccupato per qualcosa che non è mai accaduto? Un problema di lavoro che si è risolto da solo, una conversazione difficile che non è stata così brutta come temevi. Eppure, la preoccupazione ha consumato tempo, energia e tranquillità. Questo accade perché crea un senso di urgenza, come una fiamma da spegnere subito. Ma spesso questa fiamma è un'illusione. Jung credeva che la preoccupazione avesse una funzione più profonda. È un segnale che qualcosa nella nostra ombra chiede di essere visto. Immagina di preoccuparti costantemente del giudizio degli altri. Analizzi ogni parola, ogni gesto. Questa preoccupazione può sembrare superficiale, ma Jung ci incoraggia ad andare più a fondo. Cosa significa realmente? Forse rivela una paura più profonda del rifiuto, nata nell'infanzia o in esperienze passate. Quando riconosci questa paura e la affronti, la preoccupazione perde la sua presa. Altro esempio, la preoccupazione per il futuro finanziario. Pensi a ogni scenario possibile. Perdere il lavoro, non pagare le bollette, affrontare una crisi. Questa preoccupazione può sembrare razionale, ma Jung direbbe che è anche un messaggio dalla tua ombra. Forse indica una convinzione di scarsità, l'idea di non avere mai abbastanza o di non essere in grado di affrontare gli imprevisti. Esplorando questa convinzione, puoi metterla in discussione e sostituirla con una nuova narrativa. Sei resiliente e capace di superare le sfide. Jung introduce il lavoro sull'ombra. Affrontare parti di noi che potrebbero essere dolorose, ma che sono anche una fonte di crescita. Come un seme che deve essere sepolto nella terra oscura per germogliare. Dobbiamo esplorare la nostra ombra per scoprire cosa blocca la nostra crescita. Ad esempio, se ti preoccupi di non essere abbastanza bravo al lavoro, Jung ti direbbe di esaminare questa sensazione. Da dove viene? Forse da critiche passate o confronti con altri. Portando questi ricordi alla luce, ti rendi conto che non hai più bisogno di portarli con te. Fanno parte del passato, ma non ti definiscono. E l'impatto della preoccupazione nel presente? Quante volte siamo fisicamente presenti in un luogo, ma la mente è bloccata su pensieri sul futuro o sul passato? Jung credeva che questa disconnessione fosse una delle cause della sofferenza umana. Quando ci preoccupiamo, viviamo al di fuori del presente, l'unico luogo in cui la vita accade davvero. Uno dei concetti più affascinanti di Jung è la sincronicità, coincidenze significative che sembrano guidarci. Quando siamo presi dalla preoccupazione, perdiamo la capacità di notarle. Potremmo essere così preoccupati per il futuro da non vedere un'opportunità che ci sta davanti o ignorare un segnale che indica una soluzione. Quando impariamo a fidarci di più della vita e a preoccuparci di meno, queste sincronicità appaiono più frequentemente. Avere fiducia nella vita non significa essere passivi, ma aperti e ricettivi, pronti ad agire quando necessario, ma senza il peso costante dell'ansia. È come cavalcare un'onda. Non puoi controllare il mare, ma puoi imparare a muoverti con esso. Questa è la vera libertà. Non l'illusione del controllo, ma la capacità di fluire con le incertezze della vita.
Se pensi che la preoccupazione ti abbia rubato energia e tempo, è il momento di cambiare prospettiva. Invece di combatterla, vedila come un messaggero. Cosa sta cercando di dirti? Quale parte della tua ombra chiede di essere vista? Ponendo queste domande, fai il primo passo verso la trasformazione del tuo rapporto con la preoccupazione. Quando smetti di resistere alla tua ombra, scopri che non è una nemica, ma una guida, una parte di te che vuole aiutarti a crescere e a diventare più completo. Immagina di trovarti davanti a una porta chiusa a chiave. Dietro c'è la risposta a tutte le tue preoccupazioni, il sollievo che cerchi. Sai che devi aprirla, ma qualcosa ti blocca. Forse la paura di ciò che troverai, la stanchezza di averci provato tante volte, o forse pensi che sia più sicuro restare dove sei. Questa porta, secondo Carl Jung, è la tua ombra, quella parte di te che racchiude ciò che eviti o ignori. E la chiave per aprirla si trova proprio lì, nelle tue preoccupazioni. Hai mai notato come la preoccupazione possa sembrare una forma di controllo? Pensa a quando continui a ripetere una conversazione nella tua mente prima che accada, immaginando ogni risposta, ogni dettaglio, come se potessi prevedere il futuro. Eppure, quando la conversazione avviene davvero, va quasi sempre diversamente da come avevi previsto. Questa è la natura ingannevole della preoccupazione. Ci fa credere di prepararci, ma in realtà ci fa solo girare a vuoto. Pensa alla tua vita. Quante volte ti sei preoccupato per qualcosa che poi non è mai successo? Un problema di lavoro che si è risolto da solo. Una conversazione difficile che non è stata poi così terribile. Eppure, la preoccupazione ha consumato il tuo tempo, la tua energia, la tua tranquillità. Questo succede perché la preoccupazione crea un senso di urgenza, come se ci fosse una fiamma da spegnere subito, ma spesso questa fiamma è solo un'illusione creata dalla nostra mente. Jung credeva che la preoccupazione avesse una funzione più profonda. È un segnale che qualcosa nella tua ombra chiede di essere visto. Immagina una situazione comune. Ti preoccupi costantemente di cosa pensano gli altri di te. Ogni volta che sei in gruppo, la tua mente è in allerta. Analizza ogni parola, ogni gesto. Questa preoccupazione può sembrare superficiale, ma Jung ci invita ad andare più a fondo. Cosa significa davvero questa preoccupazione? Forse rivela una paura più profonda del rifiuto, qualcosa che ha origine nell'infanzia o in esperienze passate. Quando riconosci questa paura e la affronti, la preoccupazione inizia a perdere il suo potere. Un altro esempio. Sei costantemente preoccupato per il tuo futuro finanziario. Pensi a ogni scenario possibile. Perdere il lavoro, non riuscire a pagare le bollette, affrontare una crisi. Questa preoccupazione può sembrare razionale, persino utile, ma Jung direbbe che è anche un messaggio dalla tua ombra. Forse nel profondo c'è una convinzione di scarsità, l'idea di non avere mai abbastanza o di non essere in grado di affrontare gli imprevisti. Quando ti permetti di esplorare questa convinzione, puoi metterla in discussione e sostituirla con una nuova narrazione, che sei resiliente e capace di superare le sfide. Jung introduce un concetto potente per affrontare queste preoccupazioni: il lavoro sull'ombra. Non è un compito facile. Affrontare l'ombra significa affrontare parti di te che potrebbero essere dolorose o scomode, ma significa anche accedere a un'immensa fonte di crescita e trasformazione. Pensa a un seme che deve essere sepolto nella terra oscura prima di poter germogliare. Allo stesso modo, devi esplorare la terra oscura della tua ombra per scoprire cosa blocca la tua crescita. Ad esempio, se ti preoccupi costantemente di non essere abbastanza bravo al lavoro, Jung ti direbbe di esaminare questa sensazione da vicino. Da dove viene questa sensazione di insufficienza? Potresti notare che affonda le radici in esperienze passate, magari in critiche ricevute o in confronti con altre persone.
Quando porti questi ricordi alla luce della coscienza, accade qualcosa di straordinario. Ti rendi conto che non hai più bisogno di portarli con te. Fanno parte del tuo passato, ma non definiscono chi sei oggi. E che dire dell'impatto della preoccupazione nel presente? Quante volte sei fisicamente presente in un luogo, ma la tua mente è bloccata su pensieri sul futuro o sul passato? Jung credeva che questa disconnessione fosse una delle principali cause della sofferenza umana. Quando ci preoccupiamo, viviamo al di fuori del momento presente, l'unico luogo in cui la vita accade davvero. Uno dei concetti più affascinanti di Jung è quello della sincronicità, quei momenti di coincidenze significative che sembrano guidarci nella giusta direzione. Credeva che quando siamo presi dalla preoccupazione, perdiamo la capacità di notare queste sincronicità. Potresti essere così preoccupato per il futuro da non notare un'opportunità che ti sta proprio davanti. Oppure potresti essere così preso da pensieri negativi da ignorare un chiaro segnale che ti indica una soluzione. Quando impari a fidarti di più della vita e a preoccuparti di meno, queste sincronicità iniziano ad apparire più frequentemente. Jung ci ricorda anche che avere fiducia nella vita non significa essere passivi, al contrario, significa essere aperti e ricettivi, pronti ad agire quando necessario, ma senza il peso costante dell'ansia. È come cavalcare un'onda. Non puoi controllare il mare, ma puoi imparare a muoverti con esso. Questa è la vera libertà. Non l'illusione del controllo, ma la capacità di fluire con le incertezze della vita. Se senti che la preoccupazione ti ha rubato energia e tempo, forse è il momento di cambiare prospettiva. Invece di combatterla, inizia a vederla come un messaggero. Cosa sta cercando di dirti? Quale parte della tua ombra chiede di essere vista? Ponendo queste domande, fai il primo passo verso la trasformazione del tuo rapporto con la preoccupazione. Ed ecco la vera magia. Quando smetti di resistere alla tua ombra, scopri che non è la tua nemica, ma una guida, una parte di te che vuole aiutarti a crescere e a diventare più completo. Se sei arrivato fin qui, potresti chiederti: cosa succede quando affrontiamo le nostre ombre e smettiamo di vivere nella preoccupazione? La risposta si trova nella parte successiva di questo viaggio. Sei pronto a scoprire come la fiducia e il processo di individuazione possono liberarti completamente. Immagina per un momento di attraversare un fiume turbolento. La corrente è forte e ad ogni passo senti la resistenza dell'acqua che cerca di travolgerti. In un momento di disperazione, guardi di lato e noti un ponte. Era sempre lì, ma eri così concentrato a combattere il fiume che non lo vedevi. Carl Jung direbbe che la preoccupazione è proprio questo: la corrente che ci consuma, rendendoci ciechi di fronte a soluzioni che sono già a nostra disposizione. E il ponte è la fiducia, in te stesso, nella vita, nel processo di individuazione. La fiducia è una parola che spesso sembra astratta, quasi irraggiungibile. Come puoi fidarti di qualcosa che non puoi controllare? Jung credeva che questa fosse l'essenza della crescita umana. Imparare ad abbracciare l'ignoto ci invita a riflettere su una domanda semplice ma potente. Cosa è più importante? Vivere cercando di prevedere ogni dettaglio del futuro o lasciare che la vita ci sorprenda? Pensa a quante volte è successo qualcosa di inaspettato che alla fine si è rivelato proprio ciò di cui avevi bisogno. Hai mai notato come la mente abbia una capacità quasi infinita di creare scenari? E se fallisco? Sregna. E se non funziona? Swinga. E se qualcosa va storto? Queste scene sono come figure nell'oscurità. Sembrano spaventose, ma scompaiono quando le guardi direttamente. Jung ci ricorda che questa compulsione al controllo è in realtà il riflesso di una profonda mancanza di fiducia. Non solo negli altri o nell'universo,
ma in noi stessi. E qui sorge una domanda intrigante. Ti fidi di te stesso? Pensa a tutte le volte che hai superato le sfide, a tutte le situazioni in cui pensavi di non farcela, ma ce l'hai fatta. Perché allora è così difficile credere di potercela fare? Jung credeva che ciò accadesse perché molte persone vivono disconnesse dal loro vero sé. Invece di agire in linea con ciò che sono, cercano di soddisfare le aspettative degli altri o di conformarsi a standard che per loro non hanno senso. Questa disconnessione alimenta la preoccupazione, perché cerchi costantemente di metterti alla prova, invece di semplicemente essere. Immagina una vita in cui non devi il tuo valore a nessuno, nemmeno a te stesso. Una vita in cui puoi semplicemente avere fiducia che, qualunque cosa accada, la affronterai. Sembra un sogno, vero? Ma Jung ci insegna che è possibile, attraverso il processo di individuazione. Questo è il percorso per riconnetterti con il tuo vero sé, per allineare la tua vita con i tuoi valori e scopi, e per trovare una fiducia incrollabile in te stesso. Il processo di individuazione non è facile. Ci vuole coraggio per affrontare le parti di te che preferiresti ignorare. Richiede la volontà di lasciare andare le convinzioni che non ti servono più e di mettere in discussione le narrazioni che hai considerato vere per tanto tempo. Ma ciò che accade quando intraprendi questo viaggio è a dir poco trasformativo. Inizi a capire che molte delle preoccupazioni che ti hanno tormentato non hanno alcun fondamento reale. Erano solo proiezioni di vecchie paure che riecheggiavano in un vuoto, che ora puoi riempire con la conoscenza di te stesso e la fiducia. Ed ecco un pensiero. Cosa hai in programma per il futuro? Jung ci ricorda che il futuro è spesso uno specchio del nostro presente. Se vivi intrappolato nelle paure e nelle insicurezze, il futuro sembrerà minaccioso. Ma se inizi a coltivare la fiducia e l'allineamento con il tuo vero sé, il futuro diventa un campo di possibilità, anziché una fonte di preoccupazione. Immaginiamo una storia. Uno scalatore che decide di scalare una montagna per la prima volta. Potrebbe passare mesi a preoccuparsi di tutti gli scenari possibili. Una tempesta, una caduta, la mancanza di fiato. Ma nel momento in cui fa il primo passo lungo il sentiero, qualcosa cambia. Si rende conto che, sebbene non possa controllare il tempo o la difficoltà del terreno, può controllare i propri passi. Ogni passo che fa aumenta la sua fiducia e alla fine raggiunge la vetta. Non è stata la preoccupazione a portarlo lì, ma l'azione. Jung credeva che l'azione fosse un potente antidoto alla preoccupazione. Quando agisci, anche se si tratta di un piccolo passo, interrompi il ciclo della ruminazione mentale e, soprattutto, inizi a fidarti di più di te stesso. Ogni piccolo successo rafforza l'idea che sei capace, che puoi affrontare le sfide che si presentano. E che dire della fiducia nella vita? Come puoi fidarti di qualcosa di così imprevedibile? Jung ci invita a osservare la natura per trovare questa risposta. Pensa a un albero. Non cerca di controllare il vento o la pioggia. Cresce semplicemente, confidando che il sole sorgerà di nuovo. Allo stesso modo, Jung credeva che la vita avesse un flusso naturale, una sincronicità che ci guida, anche quando non ce ne rendiamo conto. Quando impari a fidarti di questo flusso, ti liberi dal peso di cercare di controllare tutto. Ma forse la domanda più importante è: come coltiviamo questa fiducia? Un modo è praticare la presenza. Quando sei presente, non sei bloccato nel passato o preoccupato per il futuro. Sei qui, ora, e vivi pienamente. E quando lo vivi pienamente, ti rendi conto che il momento presente è sempre gestibile. Jung ci ricorda che la maggior parte delle nostre preoccupazioni riguardano cose che non sono ancora accadute e spesso non accadranno mai. Quindi, ecco una sfida. La prossima volta che ti ritrovi a preoccuparti di qualcosa, chiediti: sta succedendo adesso
o è solo uno scenario immaginato nella mia mente? Questa semplice domanda può cambiare la tua prospettiva e riportarti al momento presente. E infine Jung ci ricorda che la fiducia è una pratica, non una destinazione. Non ti svegli magicamente fiducioso un giorno. Costruisci questa fiducia passo dopo passo, affrontando le tue ombre, agendo nonostante la paura e imparando a fidarti di te stesso e della vita. Immagina di tenere in mano una manciata di sabbia fine. Più cerchi di stringerla forte, più velocemente i chicchi scivolano tra le tue dita. Questo è il paradosso della resistenza. Più cerchi di controllare o evitare l'ignoto, più senti che il controllo ti sta sfuggendo. Carl Jung credeva che il segreto per superare questa dinamica fosse la resa. Ma prima di immaginare che arrendersi significhi rinunciare o accettare passivamente qualunque cosa accada, lascia che ti mostri come questa idea può trasformare completamente il modo in cui affronti la vita e le tue preoccupazioni. La resistenza, per Jung, è una forma di conflitto interno. Si verifica quando lotti contro il flusso naturale della vita, cercando di modellare gli eventi in base alle tue aspettative o paure. Pensa a un momento in cui è successo qualcosa di inaspettato e hai speso tutte le tue energie cercando di cambiare o negare quella realtà. Forse è stata la perdita di un lavoro, la fine di una relazione o una situazione fuori dal tuo controllo. Ora rifletti. Questa resistenza ha portato soluzioni o ha semplicemente intensificato il tuo dolore? Una storia che illustra bene questo concetto è quella di Viktor Frankl, psichiatra e sopravvissuto all'Olocausto. Durante la sua prigionia nei campi di concentramento nazisti, Frankl si rese conto che la resistenza alle circostanze non avrebbe cambiato la sua realtà. Invece scelse di arrendersi a ciò che era fuori dal suo controllo e concentrarsi su ciò che poteva cambiare, il suo atteggiamento e la sua percezione. Trovò un significato anche nelle esperienze più dolorose, dimostrando che la vera libertà non sta nel controllare il mondo esterno, ma nel modo in cui si reagisce ad esso. Jung completa questa idea con il concetto di abbandono all'inconscio. Credeva che resistiamo non solo a ciò che accade fuori di noi, ma anche a ciò che è dentro di noi. Pensa a tutte le volte in cui hai ignorato un sentimento represso, un'emozione, o hai evitato di affrontare una paura. Questa resistenza interna crea tensione e spesso si manifesta come preoccupazione. Ma cosa accadrebbe se smettessi di combattere queste emozioni e le affrontassi con curiosità? C'è una storia intrigante nella mitologia greca che riflette questa idea, il mito di Orfeo ed Euridice. Quando Euridice muore, Orfeo scende negli inferi per salvarla. Gli dei gli permettono di riportarla nel mondo dei vivi a una condizione. Non può guardarsi indietro mentre risale in superficie. Spinto dal dubbio e dalla paura, Orfeo disobbedisce e perde per sempre Euridice. Questo mito ci ricorda potentemente come la resistenza all'ignoto, in questo caso l'incertezza di non sapere se Euridice lo segue, può farci perdere ciò che desideriamo di più. Jung propone che, invece di resistere, dovremmo praticare la resa non come rinuncia, ma come accettazione attiva. Ciò significa accogliere l'ignoto, essere aperti a tutto ciò che arriva e avere fiducia che, anche nei momenti più difficili, c'è qualcosa da imparare o trasformare. Ma come farlo in pratica? Un modo è attraverso la meditazione o la pratica della consapevolezza. Studi dimostrano che la meditazione regolare può ridurre significativamente i livelli di ansia e preoccupazione. Questo accade perché, meditando, impari a osservare i tuoi pensieri senza identificarti con essi. Ti rendi conto che sono come le nuvole. Cambiano sempre, mai permanenti. Questo semplice cambiamento di prospettiva può essere incredibilmente liberatorio. Un altro percorso è quello che Jung chiamava il lavoro sui sogni.
Credeva che i sogni fossero una finestra sull'inconscio, che rivela paure, desideri e conflitti che spesso non possiamo vedere nel nostro stato cosciente. Annotare e riflettere sui tuoi sogni può aiutarti a capire cosa la tua mente sta cercando di comunicare. Ad esempio, un sogno ricorrente di cadere potrebbe non essere solo un segno di paura, ma un messaggio per farti fidare maggiormente del processo e lasciarti andare con il flusso della vita. A volte la resa richiede anche un cambio di narrativa. Jung credeva che molti di noi vivano intrappolati nelle storie che creiamo su noi stessi. Non sono abbastanza bravo, fallisco sempre, le cose non funzionano mai per me. Queste storie rafforzano la nostra resistenza all'ignoto, perché ci mantengono in una zona di comfort, anche se quella zona è scomoda. Quando metti in discussione queste narrazioni e le sostituisci con altre più allineate al tuo vero sé, crei spazio per far emergere nuove possibilità. E che dire della scienza? Recenti ricerche neuroscientifiche mostrano che il cervello umano ha un'inclinazione naturale a resistere all'incertezza. Questa è una risposta evolutiva progettata per proteggerci dalle minacce. Tuttavia, gli studi dimostrano anche che praticare l'accettazione attiva può ricollegare i nostri schemi neurali, aiutandoci ad affrontare meglio l'incertezza. In un esperimento, i partecipanti che praticavano la consapevolezza hanno riferito una maggiore capacità di affrontare situazioni difficili e una minore reattività emotiva. Arrendersi all'ignoto non significa ignorare le nostre sfide o evitare le responsabilità. Significa abbracciare l'incertezza come una parte naturale della vita. Quando smetti di combatterla, scopri qualcosa di sorprendente. L'ignoto è anche uno spazio di infinite possibilità, dove possono nascere soluzioni creative e opportunità inaspettate. Portiamo questo nella vita di tutti i giorni. Immagina di trovarti in un momento di transizione, ad esempio cambiando carriera o affrontando una sfida personale. La tua prima reazione potrebbe essere la resistenza, cercando di controllare ogni dettaglio o di evitare qualsiasi rischio. E se invece ti arrendi al processo? Ciò non significa essere passivi, ma piuttosto avere fiducia di avere le risorse interiori per affrontare qualunque cosa ti capiti. Questo cambiamento di atteggiamento può trasformare quello che prima sembra insormontabile in un'opportunità di crescita. E infine, Jung ci ricorda che l'abbandono non è qualcosa che accade tutto in una volta. È una pratica, qualcosa che coltivi nel tempo. Ogni volta che scegli di fidarti piuttosto che resistere, rafforzi la tua capacità di affrontare le incertezze della vita con grazia e coraggio. Quindi chiediti, a cosa stai resistendo in questo momento? E se potessi arrenderti a ciò, cosa cambierebbe? Nella parte successiva, esploreremo finalmente la parte più importante. Come l'abbandono può aprire la strada a uno stato di flusso, dove la vita smette di essere una lotta costante e diventa un'esperienza di armonia e scopo. Ciò che stai per scoprire potrebbe essere la chiave per trasformare per sempre il tuo rapporto con la paura e la preoccupazione. Siamo arrivati al culmine di questo viaggio e forse ti starai chiedendo: e adesso cosa faccio con tutto questo? In questo percorso abbiamo esplorato le dinamiche interiori della preoccupazione, le ombre che la alimentano, l'impatto della resistenza e la liberazione che deriva dalla resa. Ora è il momento di fare il passo successivo, un passo che non solo trasforma il modo in cui ti avvicini alla vita, ma ridefinisce anche chi sei. Immagina per un momento che la tua mente sia un vasto oceano. La preoccupazione è come una tempesta in superficie, che crea onde e turbolenze. Ma sotto questa superficie agitata c'è una calma assoluta, uno spazio di pace e saggezza. Carl Jung ci ricorda che questo luogo di serenità è sempre stato lì.
è l'essenza del tuo essere, il sé autentico che non viene influenzato dalle tempeste temporanee della vita. Ma come accedere a questa calma interiore? La risposta sta nella pratica consapevole e nella decisione deliberata di cambiare il tuo rapporto con la preoccupazione. Invece di combatterla, considerala un'opportunità di crescita. Ogni volta che ti senti bloccato nel ciclo dell'ansia, chiediti: cosa sta cercando di insegnarmi? Questa semplice domanda può essere la porta d'accesso a intuizioni profonde. Una storia che illustra bene questa trasformazione è quella dello scrittore americano Mark Twain, che una volta disse: «Ho avuto molte preoccupazioni nella vita, la maggior parte delle quali non si sono mai verificate». Questa riflessione non è solo un promemoria del peso inutile che portiamo, ma anche un invito a mettere in discussione la realtà delle nostre preoccupazioni. Quante volte ti sei ritrovato a perdere notti di sonno per scenari che non si sono mai concretizzati? E anche quando sono sorte delle sfide, quante volte hai scoperto di essere più forte e più resistente di quanto pensassi? Jung ci incoraggia ad andare oltre la riflessione e ad abbracciare l'azione. Credeva che il processo di individuazione, diventare il tuo vero sé, fosse l'antidoto più potente all'ansia e alla preoccupazione. Quando ti riconnetti con chi sei veramente, le voci esterne e le paure interne perdono la loro influenza. Non hai più bisogno di metterti alla prova con nessuno. La tua vita non è guidata dalle aspettative degli altri, ma dai tuoi valori e scopi. E come si traduce tutto questo in azioni concrete? Innanzitutto, riconosci che la trasformazione è un processo, non un evento improvviso. Inizia in piccolo. Dedica un momento ogni giorno all'introspezione. Chiediti: quali sono le preoccupazioni che mi consumano di più? Si basano su paure reali o su narrazioni che ho creato? Quindi, porta alla luce queste preoccupazioni scrivendole o parlando con qualcuno di cui ti fidi. Jung credeva che ciò che non viene affrontato nell'inconscio finisce per controllare le nostre vite. Portando questi problemi alla tua consapevolezza, stai già facendo un passo significativo verso la libertà. In secondo luogo, coltiva la fiducia, non solo in te stesso, ma anche nel flusso della vita. Guarda la natura intorno a te. Gli alberi non combattono le stagioni, fioriscono semplicemente in primavera, lasciano cadere le foglie in autunno e aspettano pazientemente che ritorni il caldo. Anche tu hai questa capacità di fluire con i cicli della vita, confidando che ogni momento, non importa quanto possa sembrare impegnativo, è una parte necessaria della tua crescita. Integrando queste pratiche nella tua vita, inizierai a notare un cambiamento. Preoccupazioni che una volta sembravano insormontabili, ora diventano gestibili. Non solo vivi il momento presente, ma trovi anche un nuovo senso di leggerezza e libertà. Infine adotta la pratica della gratitudine. Studi dimostrano che esprimere gratitudine regolarmente può ridurre l'ansia e migliorare significativamente la salute mentale. Inizia elencando 3 cose per cui sei grato ogni giorno. Non devono essere grandiose. Potrebbe essere qualcosa di semplice come il calore del sole o una conversazione significativa che hai avuto. La gratitudine sposta la tua attenzione da ciò che ti manca a ciò che già hai, aiutandoti a coltivare un senso di completezza. Ed ecco il mio appello a te. Se questo contenuto risuona con te, iscriviti al canale. Metti mi piace a questo video, in modo che più persone possano accedervi, e condividi i tuoi pensieri nei commenti. Mi piacerebbe ascoltare le tue storie, le tue domande e le preoccupazioni che hai dovuto affrontare. Se preferisci, condividi in forma anonima. Questo è uno spazio sicuro in cui la tua voce può essere ascoltata. Sei più forte di quanto pensi, più resistente di quanto credi e più connesso al flusso della vita di quanto immagini.
Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio.